Quindi guardo prevalentemente in camera e non te. Esatto. Beh, questa idea è nata da lontano, è un film che ho realizzato nell'arco di 15 anni e che ha una gestazione lunga 5 anni ancora prima, quindi possiamo dire 20 anni di pensieri attorno a questo film e di lavorazione attorno a questo film. Diciamo che nel 2005 io mi sono ammalato di cancro, ho avuto un tumore all'intestino, una cosa ovviamente inaspettata, improvvisa, ma siccome faccio questo mestiere, sono un cineasta, sono un regista, mi è venuto istintivo di portare in ospedale, già dai primi momenti in cui si facevano gli esami, in cui si approfondiva un po' la mia situazione, di portare una telecamera, una piccola telecamera che è così compatta, all'epoca era ancora il formato mini DV per chi lo conosce, e mi sono portato questa telecamera un po' come diciamo un filtro per vivere questa esperienza come se addirittura non la stessi vivendo io, ma la stessi in qualche modo riproducendo attraverso le riprese che facevo, riprese ovviamente molto spontanee, così della quotidianità in ospedale, della situazione in ospedale, di queste cose che avvenivano ogni giorno. Poi questo materiale, diciamo, il decorso della malattia è andato avanti, operazioni, chemioterapia, eccetera. Io ho sempre preso questi appunti filmati con la telecamera e non avevo proprio un'intenzione di farne un film, era piuttosto appunto una cosa istintiva. Io ho sempre filmato, diciamo che poi nel film si racconta anche questa mia, diciamo, tendenza o quasi ossessione nel voler filmare un po' tutto quello che succede nella mia vita. Io l'ho iniziato a fare da quando ero bambino, quindi mi era venuto un po' naturale portare la telecamera, ma non pensavo appunto di farne un film. La svolta c'è stata quando una persona a me vicina, una persona che avevo conosciuto qualche anno prima a Roma durante la lavorazione di un altro film, il suo nome è Lorenza Paci, lei così mi era stata piuttosto vicina anche da lontano, nel senso che lei vive a Roma, io vivevo in Svizzera, però mi scriveva, mi chiedeva della mia condizione, di come stavo, eccetera. E quindi a un certo punto, quando è venuta a sapere di questo girato, di questi, di questi appunti filmati che io avevo preso, ha voluto vederli e io glieli ho mostrati perché naturalmente eravamo anche abbastanza in confidenza, e lei è rimasta colpita da questo girato ed è stata effettivamente lei a spronarmi in qualche modo a poi a pensare di farne veramente un film, e quindi con lei ho poi scritto una prima stesura del soggetto, dell'idea che stava dietro a questo possibile film. Poi purtroppo, come succedono a volte delle cose nella vita, si è ammalata pure lei e purtroppo è anche morta. Quindi lei il film finito non lo vedrà mai, ma diciamo che anche quando lei poi nel 2009 è venuta a mancare, io ancora non avevo iniziato a montare assolutamente niente, erano soltanto delle idee, un'immaginazione del film. Poi proprio per ricordare anche lei, difatti il film è dedicato a Lorenza Paci, ho voluto andare avanti con il progetto a tappe. È stato un lavoro difficile anche perché appunto essendo un film molto personale a volte mi sono anche così un po' perso e non trovavo la via giusta per montarlo. Per fortuna ho avuto dei validi collaboratori, soprattutto il montatore Samir Samperisi, che mi ha aiutato in tutto questo percorso, e alla fine nello sviluppo del montaggio durato appunto anni, siamo arrivati poi a finire il film da poco, con tutte le varie rifiniture, e, e alla fine è stato un po' questo il percorso di questo film, anche un po' sofferto, e ieri c'è stata questa prima presentazione a un pubblico che per me era molto importante, ma anche emotivamente molto carica, perché non sai mai come può reagire un pubblico davanti a un film così personale, dove ti metti anche a nudo, e quindi penso che sia andata piuttosto bene.
Beh, io ho questa fascinazione per le riprese cosiddette amatoriali, che sono quelle spontanee, quelle che fai di solito, partiamo da lontano, no? Io sono di una certa generazione dove c'era ancora il formato Super 8, le cineprese, dove si filmavano solitamente dei momenti familiari e queste riprese sono sempre molto affascinanti quando le riscopri a distanza di anni, le guardi, sono sempre molto autentiche, no? Soprattutto nell'ambito diciamo, del cinema del reale, del documentario, avere delle situazioni, possedere delle situazioni filmate magari nel tempo, ti danno la possibilità di scoprire nuovamente delle cose che magari avevi anche dimenticato. Quindi le riprese cosiddette amatoriali per me hanno sempre mantenuto un fascino incredibile. Per quello anche, diciamo, istintivamente mi metto a filmare ancora oggi tante situazioni che magari non sono funzionali a un film o a un progetto, ma sono semplicemente delle situazioni, delle scene e soprattutto lo fai naturalmente nel tuo contesto, quello familiare. E riscoprire queste immagini a distanza di tempo, anni e anni dopo, anche con le persone che sono magari cambiati, i bambini che sono cresciuti e così, è sempre una cosa incredibile e io personalmente mi dico sempre, per fortuna le ho filmate, per fortuna le ho registrate queste immagini perché è come mantenere in vita dei momenti di cui magari poi non ti ricorderai in futuro. Sì, è un po' riprendendo il discorso delle situazioni spontanee che tu riesci a filmare e che filmi e che magari anche le persone con le quali ti rapporti hanno sviluppato una sorta di, tra virgolette, abitudine, perché tu sei qualcuno che filma spesso e quindi non ci fanno neanche più caso. Ecco, allora lì hai la possibilità di riprendere anche delle situazioni che sono totalmente spontanee, mi verrebbe da dire reali, ecco, ma poi sul reale si può discutere a lungo, però ti dà la possibilità questo di catturare, ecco, delle tracce di vita che poi sono anche misteriose a volte, no? Tornando sul discorso dei vari fantasmi che abitano il nostro percorso di vita, anche lì è una situazione di riscoperta, no? Perché magari quando tu hai ripreso queste immagini, queste situazioni, non ti sei nemmeno accorto di questi fantasmi presenti, ma a distanza di tempo, magari perché delle parole, delle situazioni particolari assumono un significato diverso perché è passato appunto del tempo, allora questi fantasmi vengono alla luce, no? E quindi in qualche modo è una riscoperta ogni volta del materiale che hai girato, fantasmi in questo senso, no? I fantasmi hanno una dimensione dell'essere visti e non visti, li vede chi li vuole vedere, chi non li vuole vedere non li vede e quindi è affascinante che anche il mezzo cinematografico, il riprendere delle situazioni possa a un certo punto, a distanza di tempo, rivelare la presenza di qualcosa, di qualcuno che magari in un primo tempo non avevi neanche visto. Beh, ho avuto questa fortuna di avere una famiglia, soprattutto la famiglia di mia madre, che ha sempre avuto, diciamo, questa passione così dire, per così dire, di fissare le cose nel tempo, cioè la fotografia, ma poi anche i filmati in 8 mm erano sempre molto presenti nella famiglia di mia madre. Quindi ho ritrovato anche per questo film dei materiali molto preziosi che sono rari effettivamente perché non tutte le famiglie degli anni 40-50 disponevano di mezzi di questo tipo, eppur essendo la famiglia di mia madre una famiglia molto umile, anche di contadini, eccetera, c'è sempre un po' questa cultura della passione per la fotografia e forse da lì anch'io ho ereditato un po' questa passione.
questa possibilità, queste immagini molto preziose che tu riscopri a distanza di tempo, perché davvero qualcuno le ha girate, esistono, no? Io non ho fatto altro che proseguire un po' cose che hanno fatto anche i miei antenati, quindi ho voluto integrare anche in questo film che ho fatto alcune di queste immagini che non ho girato io, ma che hanno girato loro, appunto immagini amatoriali, appunto immagini della famiglia, che però appunto a distanza di tempo diventano immagini di fantasmi che poi tornano in vita proprio grazie al fatto che qualcuno si è preso la briga o ha avuto la passione di filmare, di riprendere, di fotografare, e quindi questo per me è materiale preziosissimo che ho potuto utilizzare in questo film.